Il nome Prussia è associato a un antico stato, una regione storica, oggi introvabile su qualunque mappa. Non esiste una nazione prussiana, o una regione, o una provincia prussiana. Rimane nella memoria collettiva come lo stato che diede inizio all'unificazione tedesca nel 1871. Quelle terre però in passato erano abitate da popolazioni non germaniche, bensì baltiche, gli antichi prussiani per l'appunto. Ma andiamo con ordine. Oggi quando parliamo di popoli baltici intendiamo i lituani e i lettoni, due popoli che parlavano lingue balto-slave. In antichità però i Balti occupavano una regione molto più estesa, arrivando a lambire il fiume Dnepr a est e spingendosi verso la Polonia occidentale ad ovest e l'Ucraina a sud. Tuttavia, progressivamente il territorio di riferimento si restrinse a causa dell'espansionismo slavo e dell'assimilazione. All'inizio del Basso Medioevo occupavano zone che oggi fanno parte della Lettonia, Lituania, Polonia, Bielorussia e dell'oblast russo di Kaliningrad. Non vi era un unico popolo baltico, ma diverse popolazioni, tra le quali figurava quella degli antichi prussiani. Quest'ultimi parlavano una lingua appartenente alla categoria delle lingue baltiche occidentali, al contrario del lituano o del lettone, che sono invece lingue baltiche orientali. I nativi prussiani non crearono mai uno stato unitario, essendo divisi a loro volta in tribù. Soltanto la conquista di quelle terre da parte dell'ordine teutonico permise di riunire per la prima volta nella storia quelle genti nella stessa compagine politico-territoriale. Gli abitanti delle terre affacciate sul Mar Baltico, infatti, per tutto l'Alto Medioevo erano rimaste pagane. Ci furono diversi tentativi di cristianizzare gli indigeni, prima in maniera pacifica, poi ricorrendo alle armi, in particolare da parte di sovrani polacchi. Nella prima metà del XIII secolo, il duca polacco Corrado di Masovia ricorse all'aiuto dell'ordine teutonico per conquistare la Prussia, all'epoca abitata da circa 170.000 o 200.000 persone. Con l'approvazione dell'imperatore Federico II e della Chiesa cattolica, ebbe così inizio la crociata prussiana. Nonostante i tentativi di opporre resistenza e le insurrezioni scatenate contro gli occupanti, gli indigeni vennero sottomessi entro il 1283. La conquista da parte dell'ordine teutonico segnò un cambiamento epocale. In primis il paganesimo venne combattuto dalle nuove autorità, che avviarono la cristianizzazione della regione. Inoltre iniziò un processo che portò a un mutamento della composizione etnolinguistica della Prussia. Infatti, nei decenni successivi, e ancor di più dal XV secolo, si insediarono coloni provenienti da altre zone d'Europa, soprattutto tedeschi, ma anche polacchi, lituani, francesi e scozzesi. L'élite al potere era composta dei più importanti cavalieri che avevano contribuito alla conquista del territorio. Essi erano originari di paesi differenti, ma si germanizzarono rapidamente, così come gli abitanti delle città, visto che la lingua ufficiale era il tedesco. Molti prussiani morirono durante i combattimenti contro l'ordine teutonico, mentre quelli rimasti o divennero servi vincolati alla coltivazione della terra nelle campagne o fuggirono nei centri urbani. A causa del contatto con la popolazione germanofona e della presenza di autorità di lingua tedesca, gli indigeni divennero progressivamente bilingui. Molti si germanizzarono, ma per alcuni secoli la lingua prussiana continuò ad essere parlata, come mostrato da diverse fonti. Lo storico polacco Matteo Meckiowita, vissuto tra il XV e il XVI secolo, nei suoi scritti dichiara che la maggioranza degli abitanti della Prussia orientale, già a quell'altezza temporale, parlava o tedesco o polacco, ma una minoranza consistente si esprimeva ancora in antico prussiano. Dello stesso avviso era Marcin Bielski. Nella sua cronica afferma che il prussiano è parlato solo in alcuni villaggi nella zona di Königsberg. In Mithridates, un'opera del 1555 scritta da Konrad Gessner, il polacco e il tedesco vengono indicati come lingue di maggioranza, mentre il prussiano come lingua di minoranza. Nel corso del Seicento l'idioma declinò rapidamente. Nel libro I Salmi di Davide di Jonas Reza del 1625, l'autore sostenne che solo in alcuni villaggi sulla costa si è conservata la lingua. 50 anni dopo, lo storico Christopher Hartnoch dichiarò che la lingua prussiana era ormai scomparsa. Entro la prima metà del Settecento, l'antico prussiano si estinse. Sulla sua morte abbiamo due fonti importanti. La prima è un catechismo luterano scritto in antico prussiano, pubblicato nel 1545, una cui copia è conservata ad oggi presso San Pietroburgo.
Questa copia presenta un'iscrizione, nella quale si specifica che la lingua in cui è scritta l'opera non è più parlata e che l'ultimo parlante sarebbe morto nel 1677 nella penisola di Neringa, ma che potrebbero esserci degli ultimi parlanti sconosciuti. La seconda fonte è lo storico e filologo tedesco Gottlieb Siegfried Bayer, che nella prima metà del Settecento dichiarò che l'ultimo parlante noto sarebbe stato un certo Thomas Schewitz, residente a nord della penisola di Neringa. Anche lui ventilò la possibilità di altri parlanti rimasti. I discendenti degli antichi prussiani divennero così tedeschi a tutti gli effetti. Tra Settecento e prima metà del Novecento in Prussia orientale si parlavano 3 lingue: il tedesco, diffuso in tutta la regione, il polacco, presente soprattutto nel sud, e il lituano, parlato nella parte settentrionale, nella zona conosciuta con il nome di Lituania Minore. Nella penisola di Neringa, inoltre, era presente un idioma affine al lettone, noto con il nome di curlandese o kursenieku. Con la nascita dell'impero tedesco nel 1871 vennero portate avanti delle politiche di germanizzazione, che portarono all'assimilazione di molti slavi e baltici. A cambiare però radicalmente la situazione etnolinguistica fu la Seconda Guerra Mondiale e la conquista della Prussia orientale da parte dell'Armata Rossa. Tutti gli abitanti autoctoni, tedeschi ma anche lituani e polacchi protestanti, furono espulsi in Germania Est e Germania Ovest. La regione fu divisa definitivamente in 3 stati. La parte nord, nota come regione di Memel o Klaipėda, andò alla Lituania, venendo ripopolata da lituani. La parte centrale, che corrisponde all'odierno Oblast di Kaliningrad, andò alla Russia, che ripopolò la regione inviando coloni russi ma anche ucraini e bielorussi. Infine la parte meridionale divenne polacca, dove vennero trasferiti molti polacchi provenienti dal Kresi, ovvero gli ex territori orientali passati all'Unione Sovietica dopo il patto Molotov-Ribbentrop. I discendenti degli antichi prussiani oggi vivono quindi in Germania, lontano dalla patria originaria, ormai inesorabilmente perduta. Le ragioni della scomparsa sono molteplici: l'uccisione di molti nativi da parte dell'ordine teutonico, la colonizzazione demografica della regione, che portò gli indigeni ad essere minoranze nella propria terra, spingendo quindi verso la loro germanizzazione. Infine vanno ricordate la pestilenza e la carestia del 1709-1710, che falcidiarono molti abitanti della Prussia orientale. Ciò che rimane di questa lingua non è molto. Il più antico testo scritto in prussiano è l'Epigramma di Basilea, che è anche il testo più vecchio scritto in una lingua baltica, risalente a metà XIV secolo. Infatti, per il lettone e il lituano, i testi più vecchi risalgono soltanto al XVI secolo. Abbiamo poi il vocabolario di Elbing, un vocabolario tedesco-prussiano contenente 802 parole tra sostantivi e aggettivi, scritto intorno al 1400, ma copia in un testo del XIV secolo. Fondamentali sono i 3 catechismi luterani risalenti al XVI secolo, 2 del 1545 e uno del 1561. Un altro testo arrivato fino ai nostri giorni è il dizionario di Simon Grunau della prima metà del Cinquecento, contenente 100 parole. Infine, alcune informazioni importanti provengono dai toponimi e dagli antroponimi dell'ex Prussia orientale. Tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento, diversi studiosi ed eruditi tedeschi, come Johann Vater, Georg Nesselmann, Reinhold Trautmann e Georg Rullis, si interessarono alla lingua prussiana, sulla quale vennero pubblicate ricerche ed analisi. Per diversi anni dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, il tema non fu più oggetto di studio, almeno fino agli anni Ottanta, quando per iniziativa di 2 studiosi lituani, quali Vytautas Mažiulis e Leitas Palmaitis, e di uno russo, ovvero Vladimir Toporov, ci fu una riscoperta della lingua prussiana. Questi studiosi inizialmente erano animati solo dalla volontà di ricostruire l'antico idioma, ma il progetto di partenza si trasformò poi in qualcosa di più grande. Infatti, grazie all'interessamento di molti appassionati provenienti da Germania, Polonia, Russia e Lituania, nacque un progetto volto a riportare in vita il prussiano come lingua parlata. L'obiettivo non era semplice, poiché dagli studi siamo venuti a conoscenza solo di 2000 parole, insufficienti per una conversazione moderna. I linguisti dovettero quindi introdurre nuove parole seguendo diversi criteri, prendendole da altre lingue baltiche come il lituano, il lettone e il curoniano,
apprendendole dai dialetti polacchi e tedeschi tradizionalmente parlati nella Prussia orientale e prendendole da lingue internazionali come l'inglese o dal greco e dal latino, che in passato hanno influenzato fortemente le altre lingue europee. La caduta del comunismo e la nascita di Internet hanno permesso di diffondere l'interesse verso il tema, attraverso forum come forum.prusai.eu o prusai.org, oppure attraverso la nascita di società per la rivitalizzazione della lingua, come Prusa Spira in Polonia, Twangstas Prusa nell'oblast di Kaliningrad e Tolkien-Mitte in Germania. Al giorno d'oggi alcune centinaia di persone hanno una conoscenza della lingua prussiana. Di queste, tra le 15 e le 20, la utilizzano attivamente. Sappiamo dell'esistenza di almeno 3 famiglie che utilizzano il prussiano in casa con i propri figli, che sono stati cresciuti bilingui. Una vive in Polonia, mentre le altre 2 in Russia.